Martedì 11 febbraio, Champions League. Ci sono scommesse sicure nelle partite di oggi? Lo scopriamo tra poco. Oggi grandissime partite, iniziano i playoff di Champions League. Abbiamo Brest-Paris Saint-Germain alle 18:45, poi alle 21 Juventus-PSV Eindhoven, Manchester City-Real Madrid, Sporting Lisbona, Borussia Dortmund. Insomma, partite spettacolari. Scendiamo in campo anche noi. Rimanete fino alla fine del video perché alla fine svelerò le scommesse sicure del giorno. Io sono Velio e in questo video analizziamo e studiamo insieme le partite di oggi, martedì 11 febbraio, cercando perché no di scovare qualche opportunità per lavorare sull'exchange o sul betting tradizionale. Prima di cominciare, la nostra sigla. Partiamo con Brest, Paris Saint-Germain. Il Brest in Champions League ha fatto veramente bene, soprattutto all'inizio, per poi perdersi leggermente nelle ultime partite. Possiamo vedere la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk 2-0 e la sconfitta interna contro il Real Madrid per 3-0. Discorso opposto invece per il Paris Saint-Germain, che aveva iniziato maluccio con le sconfitte contro Arsenal, Atletico Madrid e Bayern Monaco, ma poi si è ripresa alla grande e ha collezionato 3 vittorie consecutive contro Salisburgo, contro il Manchester City e contro lo Stoccarda. Due squadre che si conoscono bene, appartengono ovviamente entrambe alla Ligue 1 francese. Possiamo vedere come nella Ligue 1 il Paris Saint-Germain è imbattuto da una marea di partite. Vedete, tutti verdi e gialli, contiamo 5 pareggi e tutte le altre tutte vittorie. Il Brest invece viene dalla vittoria esterna contro il Nantes 2-0, sconfitta proprio con il Paris Saint-Germain per 5-2 e poi 3 vittorie consecutive contro Le Havre, Rennes e Lione. Nelle partite in casa il Brest ha 2.10 come media dei gol fatti a partita e 1.50 come media gol subiti sempre a partita. 30% di clean sheet, ha segnato praticamente sempre nel 90% delle partite disputate, nel 70% segna per prima, questo è un dato interessante, e poi ha un defending rate dell'86% che gli ha portati a ottenere una media di 2.71 punti a partita quando il Brest è passato in vantaggio. Quando invece il Brest è passato in svantaggio ha un equalizing rate del 25%, ma pensate, non ha mai ottenuto neanche un punto nel momento in cui il Brest è passato in svantaggio in una partita. Per quanto riguarda invece il Paris Saint-Germain nelle partite in trasferta in campionato, 2.70 è la media dei gol fatti dal PSG e 1.10 invece la media dei gol subiti dal PSG sempre in trasferta. Il Paris Saint-Germain segna per prima nel 60% delle partite disputate in trasferta, ottimi invece defending rate ed equalizing rate, 70% defending rate, 100% equalizing rate. Quando il Paris Saint-Germain va in vantaggio in trasferta in campionato ha sempre vinto le partite, quando invece è passato prima in svantaggio ha o perso o pareggiato, collezionando una media di 1.67 punti. In questo momento in classifica il Paris Saint-Germain è primo in campionato con 53 punti, il Brest è ottavo con 31 punti. Molto interessanti i dati relativi ai gol fatti per entrambe le squadre. Il Brest in casa ne fa 2.10 in media a partita e ne subisce 1.50. Vedendo anche il precedente, mi posso aspettare una partita abbastanza vibrante, mi aspetto almeno 3 gol e mi aspetto il both team to score, perché il Brest in casa deve cercare di fare il massimo, deve cercare di mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain per avere qualche speranza di passaggio del turno. Ovviamente il Paris Saint-Germain parte con i favori del pronostico e proprio per questo motivo secondo me il Brest dovrebbe giocare, dovrebbe affrontare questa partita senza niente da perdere e quindi secondo me potrebbe mettere in difficoltà il Paris Saint-Germain. In generale comunque per questa partita di andata mi aspetto almeno 3 gol nel match e mi aspetto il both team to score. Passiamo a Sporting Lisbona, Borussia Dortmund. Da quando se n'è andato Amorim dallo Sporting Lisbona qualcosa si è rotto. Nelle ultime partite in Champions League lo Sporting Lisbona ha ottenuto un pareggio col Bologna e 3 sconfitte consecutive contro Arsenal, Club Brugge e Lipsia. Anche il Dortmund ha cambiato allenatore, nell'ultima partita di Champions League ha vinto 3-1 contro lo Shakhtar Donetsk, ma prima aveva perso col Bologna e perso contro il Barcellona. Andando a considerare invece i campionati, è chiaro che il campionato portoghese è meno sfidante rispetto alla Bundesliga. Lo Sporting Lisbona sta andando forte il campionato portoghese, ultima partita pareggio vibrante contro il Porto nel big match e 3 vittorie consecutive. Il Borussia Dortmund con il nuovo allenatore sta cercando di normalizzare i nuovi schemi dettati dal nuovo allenatore.
il Borussia viene da una sconfitta pesante interna contro lo Stoccarda per 2-1, una vittoria con l'Heidenheim in trasferta e un pareggio col Werder Brema. Si può dire che sono due squadre in un periodo un po' di transizione. Secondo me in questa partita di andata le due squadre si studieranno tanto. Ricordiamoci che il Borussia Dortmund ha parecchie difficoltà in trasferta e lo Sporting Lisbona sta leggermente faticando nelle ultime partite. Questa partita di andata potrebbe essere una partita di studio, una partita più tattica, di attesa dell'errore dell'avversario. Io preferisco in questo tipo di partita, sfruttando il fatto che si tratta di una partita di andata, rivolgermi ai mercati under, perché mi aspetto una maggiore intensità a livello di prestazioni nella partita di ritorno. Prima di passare ai big match della giornata, vi ricordo che abbiamo la Juventus contro il PSV e Manchester City contro Real Madrid. Vi invito a iscrivervi al canale, like e commento tattico qui sotto, scrivetemi numerosi i vostri pronostici, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Per voi non costa niente, basta un semplice click, è gratis totalmente, ma per me è molto importante. Grazie a tutti quelli che si stanno iscrivendo. Passiamo a Manchester City Real Madrid. Il Manchester City è riuscito a qualificarsi a questi playoff grazie all'ultima vittoria in rimonta contro il Club Brugge per 3-1. Il Real Madrid invece ha vinto le ultime 3 partite di Champions League, riuscendo a rimediare a una situazione di classifica che si stava facendo difficile visto l'inizio un po' difficile da parte della squadra di Ancelotti. Sappiamo benissimo delle difficoltà in questa stagione del Manchester City, noi le abbiamo sfruttate tantissimo perché in tante partite abbiamo sfruttato il both team to score, perché il Manchester City prende quasi sempre gol. Il Real Madrid invece nel suo campionato sta cercando di lottare per chiaramente vincere questo campionato. Viene dal pareggio nel derby contro l'Atletico Madrid per 1-1 e dalla sconfitta contro l'Espanyol. In generale, per tutto lo storico del Manchester City, per me la base in questa partita è il both team to score. Prima o poi sicuramente non succederà, però ci sta dando troppe soddisfazioni per non puntare nuovamente sul both team to score. Sono abbastanza convinto che entrambe le squadre possano segnare. Il Manchester City è in difficoltà, soprattutto in fase difensiva. Il Real Madrid chiaramente con la squadra che si ritrova sicuramente può far male, ma anche il Manchester City è sempre il Manchester City e hanno anche loro un potenziale offensivo molto alto. Ricordiamo anche che se non erro nel Real Madrid mancherà Rudiger in difesa. Mi aspetto quindi una partita con almeno 3 gol e mi aspetto il both team to score. Entrambe le squadre segnano. E passiamo a Juventus PSV Eindhoven. In Champions League la Juventus ha perso l'ultima partita col Benfica per 2-0 e aveva pareggiato con il Club Brugge in trasferta per 0-0. Il PSV invece viene da 2 vittorie consecutive contro Liverpool all'ultima, sfruttando un po' il fatto che il Liverpool aveva già la qualificazione assicurata, e la vittoria in trasferta sempre per 3-2 contro la Stella Rossa di Belgrado. 2 campionati chiaramente con difficoltà diverse, la Juventus in Serie A, il PSV Eindhoven in Olanda. Il PSV viene da 2 pareggi contro Willem II e NEC, preceduti dalla vittoria contro il Lac Breda, non in un periodo di forma particolarmente piccato. La Juventus invece viene da 2 vittorie consecutive contro Empoli in casa e contro Como in trasferta. Prima c'era stata la sconfitta contro il Napoli in trasferta per 2-1. La Juventus sta un po' faticando a esprimere quel gioco fluido e convincente. Il PSV dal canto suo ha dimostrato comunque, soprattutto in Champions League, quindi tralasciando le ultimissime partite in campionato, ha dimostrato un buon potenziale offensivo e ha dimostrato, secondo me, di saper giocare un calcio un po' più dinamico e più propositivo. In generale la Juventus è una squadra che si basa molto di più sulla difesa e sull'impostazione elaborata del gioco, mentre il PSV sembra avere più capacità di creare occasioni e segnare. La partita secondo me si preannuncia equilibrata, quindi non scontata per la Juve, e secondo me il fattore campo potrebbe essere decisivo. Fossi nella Juventus, punterei tantissimo in questa partita di andata, perché secondo me il ritorno sarà infuocato in Olanda, per cui in generale il passaggio del turno non è assolutamente scontato. Nonostante la Juve sia favorita, secondo me sarà molto difficile per la Juve, ma per i motivi che dicevo prima la Juventus deve puntare tutto su questa partita di andata, perché il ritorno sarà una bolgia. Tuttavia mi aspetto una partita comunque chiusa, a confermare l'approccio tattico
tattico della Juve, più guardingo, più elaborato. Mi aspetto una partita da under con la Juventus leggermente favorita. Non punterei mai la vittoria della Juve, valuterei più live, eventualmente bancando il PSV se ci dovesse essere l'opportunità, con delle quote interessanti. E anche oggi abbiamo concluso le analisi di questa fantastica Champions League. Attenzione perché anche domani abbiamo le altre partite di Champions League, gli altri playoff, c'è il Milan e c'è l'Atalanta. Rispondiamo alla domanda con cui ho aperto il video: ci sono scommesse sicure in questa giornata di Champions League? La risposta è no, non ci sono scommesse sicure. Mi raccomando ragazzi, scommettete con la testa, scommettete responsabilmente, è molto importante. In questa tipologia di video cerco di darvi quante più informazioni possibili per valutare le partite a 360 gradi, con il mio punto di vista anche tattico e statistico, cercando perché no di fornirvi qualche spunto interessante a livello di pronostico, di pronostici, sia in ottica trading sportivo sia in ottica delle scommesse tradizionali. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, per me è fondamentale, a voi non costa niente, basta un semplice clic sul tasto iscriviti, per voi è gratis, ma per me conta tantissimo. Grazie a chi si sta iscrivendo, grazie mille. Mettete un like se il video vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti chi vince tra PSV e Juventus. Ce la farà la Juve a battere il PSV? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi ringrazio e ci vediamo domani, perché domani ci sono le altre partite di Champions e noi non manchiamo, ci siamo sempre.